Ma io credo che, i 38 anni di esperienza del sottoscritto e la lunga storia, l'azienda compirà 44 anni a novembre, sia un elemento molto, molto importante. Il fatto che chi vi parla sia l'azionista di riferimento, oltre che l'amministratore delegato, è un altro elemento qualitativo, significativo. Il fatto di, aver lavorato in questa lunga vita per cercare di dare sempre una grande risposta alla clientela, una presenza sul mercato e a favore della clientela H24, ma soprattutto di aver sempre avuto un rapporto di grande chiarezza e trasparenza con tutti. Questo è un elemento, a mio avviso, fondamentale. È un elemento che, per chi mi aveva conosciuto durante il roadshow del 2015, che poi ho ritrovato durante la più recente quotazione, in più di un analista mi disse: "Gianolli, mi ricordo quando mi diede i numeri nel 2015, oggi quei numeri dopo 6 anni li ha fatti". Credo che questo sia un elemento molto importante. Credo che anche il mercato abbia in questi 4 anni potuto analizzare che abbiamo sempre tempestivamente comunicato tutte le cose positive, tempestivamente comunicato i potenziali rischi o le cose negative, e abbiamo un governo, dell'azienda, grazie al mio team, noi siamo 100 persone, un governo dell'azienda molto, molto, molto attento. Questo credo che sia un elemento fondamentale. Massimo Giannoli, buongiorno. Buongiorno Massimo, buona giornata a tutti. Buongiorno. Massimo, CEO di General Finance, società quotata direttamente sullo STAR da 29 giugno 2022, quindi ieri abbiamo fatto 4 anni di E proprio quotazione. ieri, Massimo, abbiamo brindato, collegato tutti il mio team dalle varie sedi nazionali e internazionali, e abbiamo stappato una bella bottiglia, realmente nelle varie sedi, e virtualmente abbiamo potuto condividere questa piccola e breve festicciola, perché dopo 4 anni meritava sicuramente un brindisi. 4 anni, l'IPO a 7,2 e il prezzo di oggi è 28, quindi 7 per 4, 28. Per 4 anni e 4, 4 diciamo, volte. in 4 anni per 4, bisogna adesso pensare ai prossimi 4 anni per 8. 4 è il numero magico. Senti Massimo, allora iniziamo come al solito con una breve descrizione del tuo profilo, della tua storia, fino ad arrivare all'APO. Una storia molto interessante che ci vorrebbe un'ora per raccontarla tutta, ma ti chiedo di condensarla in 5-10 minuti. Certamente, Massimo, con grande piacere. Beh, la mia storia parte nel '66, quando vedo la luce, e per un lunghissimo periodo della mia vita, per i primi 20 anni, costanti contatti con la terra veronese, con la nostra azienda agricola, e quindi i miei studi si intrecciano con lo svolgimento dell'attività agricola, soprattutto da quando ero ragazzino. I miei trattori, che sono ancora là, tutti restaurati, sono stati prima un gioco e poi un lavoro, un'attività per lungo tempo, perché diciamo il mio destino pareva all'epoca che fosse indirizzato verso le attività agricole. Il destino invece ha voluto aprire, io lo chiamo il palcoscenico della vita, vari sipari che mi si sono aperti, e delle opportunità, a volte legate anche a dei problemi, ma che poi la soluzione dei problemi hanno determinato grandi opportunità. Perché nell'88, quando ritorno da militare ed ero iscritto alla facoltà di agraria a Padova, mio padre mi chiede di intervenire per liquidare General Finance, e per cessare l'attività finanziaria da lui fondata nell'82,
perché determinava perdite e preoccupazioni a mio papà, che all'epoca era presidente e uno dei principali azionisti. Quella parentesi che si è aperta nell'88 non si è ancora chiusa adesso, nel senso che pensa al destino. Nell'88 io ritorno, vivevo a Verona a quell'epoca, alla Collina dei Ciliegi, dove abbiamo l'azienda agricola, e ritorno a Biella, dove ci ho vissuto nei primissimi anni della mia esistenza, perché mio padre, per questioni di lavoro, di carriera all'interno delle assicurazioni generali, si trovava a svolgere attività come agente a Biella. Ritorno a Biella, dove aveva fondato la società, con diciamo, l'impegno di liquidarla, cessarla e limitare il danno. Il danno, ahimè, era più grosso di quanto si poteva inizialmente immaginare, e la liquidazione di un'attività all'epoca di prestito al consumo e di leasing, come ben sai, sarebbe stata molto lunga e molto costosa. Ecco il motivo per cui ho pensato di governare questa liquidazione delle precedenti attività, cercando di portare diciamo qualche attività a conto economico, in quanto per cercare di lenire il danno. All'epoca, disponendo di poco funding e di poco capitale, ho pensato di sfruttare la filiera tessile biellese, attivando rapporti con le microimprese, le PMI della filiera tessile, e imparando, e qua da autodidatta, comprandomi un libro sul factoring, imparando cos'era questo nuovo strumento che poteva portare liquidità alle microimprese, spesso e volentieri magari protestate, in difficoltà, un po' il mio DNA, che non trovano credito presso il sistema bancario. Inizia quindi un percorso diciamo parallelo, da una parte di recupero dei cespiti, degli asset, degli incassi che non arrivavano sui tardati pagamenti, e nel contempo un'attività dalla cessione di credito numero 1 alla creazione della piattaforma informatica. Pensa che parte del codice, dopo 38 anni, è stato scritto, è stato dettato ed è stato scritto al mio fianco da chi si è occupato del primissimo sviluppo della piattaforma informatica, e da lì inizia un percorso che è veramente molto molto lungo. Ogni giorno un mattone sopra l'altro, ogni giorno il desiderio di ripianare le perdite, il buco, e soprattutto di riportare l'azienda non alla liquidazione, ma a una certa redditività. È avvenuto tutto con una rapidità e forse con un po' di fortuna, che mi ha sempre, diciamo, una buona stella l'ho sempre avuta nella mia vita, e quindi ho avuto la possibilità di iniziare a crescere, aiutato da 2 grossi gruppi industriali nel biellese, con la fornitura dell'elenco di tutte le PMI della loro filiera, e praticamente ho fatto nascere un'attività captive grazie a questi 2 gruppi industriali, che poi successivamente nel '95, quando aprii per la prima volta il capitale sociale di General Finance, entrarono anche come soci, e i loro direttori generali popolarono il mio consiglio amministrazione. Da lì è iniziato un percorso sicuramente meno in salita, dopo tanti anni, dopo 7 anni di salita durissima, perché sicuramente l'aumento di capitale e l'ingresso di 2 gruppi così strutturati mi ha permesso di pensare alla crescita e pensare al futuro. Da lì ho iniziato abbiamo attraversato l'euro, il cambio dalla lira all'euro, prima il millennium bug, il percorso è stato lunghissimo, e poi ho incontrato nel 2006 la prima grande operazione di amministrazione straordinaria, ed ecco che il mio mondo della PMI debole, il mondo della microimpresa con difficoltà di accesso al credito, si è ampliato nell'ambito delle procedure concorsuali. E quindi da lì è iniziato 20 anni fa, è iniziata una grande specializzazione di General Finance nell'ambito delle cosiddette special situation, cioè di quelle aziende che hanno necessità di ristrutturare il debito o che passano momenti di temporanea difficoltà. La declinazione poi, per arrivare ai giorni attuali, è stata veramente
determinante quella decisione per diciamo raggiungere la declinazione attuale, quella dei giorni nostri, che ci vede come creatori di un mercato che non esisteva e soprattutto come leader di questo mercato. Nel frattempo non mi sono dimenticato della mia terra, dell'azienda agricola di Verona, che ho sempre accudito anche da distanza, ma il mio sogno sarebbe stato quello poi di realizzare un'azienda vitivinicola innovativa, di successo nazionale e internazionale, e soprattutto inserita in un ecosistema dove il vino fa parte di un progetto di hospitality, di grande gastronomia, di ristorazione, di ecosistema anche lì dove l'equitazione, la campagna e il turismo lento fanno parte del progetto che tu ben conosci. Da lì, poi velocissimamente per arrivare ai giorni nostri, nel 2015 decido di quotare General Finance. La prima vera grande decisione che prendo dopo l'apertura del capitale sociale del 95 e la successiva riacquisizione delle partecipazioni dei due gruppi industriali, decido di percorrere il progetto di quotazione. All'epoca eravamo molto più piccoli e puntai all'AIM con un lungo roadshow. Durante il 2015 arrivai a raccogliere quanto ipotizzato, e se non che verso la fine dell'anno, purtroppo la crisi economica, i crolli di borsa, mi ricordo Montepaschi -40, fece svanire la mia potenziale quotazione, che era stata fissata per il 2 di febbraio del 2016. Da lì, anche qua vedi, come ti dicevo prima, un altro problema nella mia vita molto importante. Tra l'altro Banca d'Italia aveva dato avvio al processo di unificazione del cosiddetto albo unico, quindi io mi trovai in un momento di crisi di liquidità, crisi di capitale, anche diciamo, a dover passare in Serie A, perché l'albo unico unificò i 106 e i 107 applicando criteri molto più restrittivi sui ratio patrimoniali. Quindi in questa fase pensai anche qua di aprire il capitale di nuovo, non potendomi quotare, e incontrai il Creval. Ed ecco che con Creval feci un Credito accordo. Valtellinese. Credito Valtellinese. Il mio partner è stato Credito Valtellinese, con cui stipulai un accordo quadro per raggiungere il piano industriale dai 200 milioni di euro di turnover ai 700 milioni che erano ipotizzati per il 2019, e Creval entrò nel capitale sociale e venni diciamo supportato sia sulla parte ovviamente di aumento di capitale, che era fondamentale, che soprattutto sulla parte di funding. Da lì, altro passaggio storico, ho iniziato a creare una piattaforma di funding molto stabile e committed, cosa che prima non disponevo, perché chi parte da zero deve pensare ogni giorno di cercare di risolvere le problematiche del giorno, il day by day, che mi ha portato fino a quell'anno. Alla fine del 2019 l'accordo quadro prevedeva la quotazione, ecco che ho dato inizio al processo di quotazione nel 2020. Qua potrei, Massimo, scrivere un libro, perché dal 2020 inizia il processo di quotazione, puntavamo all'MTA, avevamo raggiunto circa 1 miliardo di euro di turnover, ma la quotazione, ahimè, è durata 2 anni e mezzo, perché abbiamo ovviamente dovuto bloccare i lavori ripetutamente durante le varie fasi del drammatico periodo del Covid. Abbiamo poi avuto successivamente alcune turbolenze nell'ambito del CDA, del credito valtellinese, perché è cambiata completamente la governance, e quindi ha determinato la nuova governance di nuovo un rallentamento sull'operazione. Successivamente rifissata la data di quotazione per il mese di ottobre del 21, e arrivò l'OPA di Crédit Agricole sul credito valtellinese, conseguente passivity rule, blocco dei lavori, attesa dell'esito dell'OPA. Rifisso la data per la quinta volta nel mese di marzo del 2022,
scoppia il conflitto Russia-Ucraina, macchine ferme, rimaniamo in trincea fino al 29 di giugno del 2022, quando ormai la dimensione aveva superato i 2 miliardi di euro, e anche qua vedi che i problemi, quando li affronti, quando sei tenace, quando non molli, quando ci credi, da tutti questi problemi è nata l'enorme opportunità. Abbiamo potuto puntare direttamente allo star. Nel frattempo avevo aggiornato e rafforzato dal punto di vista della compliance e dal punto di vista di tutte le necessarie, diciamo, necessari rafforzamenti richiesti del segmento star, e quindi ho potuto suonare la campanella con grande vigore. Questo è stato un momento straordinario ed è stato il momento che abbiamo festeggiato ieri. È lì che ci siamo incontrati al tempo dell'IPO, dove noi siamo stati come Made in Italy Fund immediatamente investitori tenendo l'investimento fino alla chiusura del fondo dall'anno scorso. Bene, grazie Massimo. Cosa fa General Finance? General Finance io la voglio definire, amo definirla la clinica delle imprese. È un intermediario finanziario che ha un approccio sartoriale e manageriale nei confronti delle imprese italiane e da qualche tempo internazionali. Noi interveniamo in tutti i processi particolari dove aziende si trovano magari ad affrontare un periodo di eccessiva crescita, cambi generazionali, ingresso di fondi, operazioni particolari nell'ambito del mondo del bonus, nell'ambito del mondo dell'high risk, aziende che stanno valutando l'ingresso ad esempio in una composizione negoziata o stanno valutando strumenti per rinegoziare il debito. Special situation e quindi aziende più diciamo che il cui le necessità sono molto più complesse, e quindi affidiamo ed entriamo nell'ambito della gestione del circolante anche di imprese, grandi concordati e grandi procedure di amministrazione straordinaria. Lo strumento che utilizziamo è il factoring. Lo strumento del factoring permette di ottimizzare il flusso dei crediti, dei pagamenti, e di ottimizzare ovviamente le vendite, gli incassi, le vendite fatte alla clientela, apportando immediatamente cassa all'impresa. Questo strumento è uno strumento molto diciamo interessante, perché si adatta a tantissime fattispecie, e quindi si adatta anche poi a servire l'intera filiera anche dei fornitori di un'impresa. Quindi ci occupiamo di portare cassa attraverso lo smobilizzo degli asset attivi di un'impresa, quindi relativa ai crediti. Questa è l'attività primaria. Questo strumento si presta alle più incredibili fattispecie, sia per smobilizzare grandi crediti di appalti, grandi crediti di operazioni robuste, rotonde, ma anche crediti diciamo più frazionati, crediti retail, crediti di aziende che vendono anche ai negozi, che vendono all'oreca, e aziende che fanno export, che vendono nel mondo. Noi da sempre ci siamo caratterizzati per poter gestire l'intero portafoglio mondo, e di conseguenza diamo un vantaggio alle imprese diciamo molto importante, perché entriamo con una logica di outsourcer, e quindi entriamo con una logica di gestore del portafoglio crediti di un'impresa. Quindi non entriamo mai in modo opportunistico, non facciamo di norma selezioni avverse. Ovviamente selezioniamo, se del portafoglio non è buono lo segnaliamo al nostro cliente, al nostro portafoglio, se ci sono reali rischi di credito, ma altrimenti noi tendiamo ad entrare con una logica di fornitura di servizi, che sono l'incasso dei crediti e la conseguente messa a disposizione della finanza derivante dalla cessione del credito. Questo è un elemento che ci caratterizza da sempre e dà un impatto, ed ecco perché i fondi nazionali e internazionali, quando devono fare un'operazione, ci chiamano, perché ovviamente risolviamo il problema del circolante. Le Big Four nazionali e internazionali ci chiamano perché siamo al fianco degli advisor legali e finanziari.
condividiamo i piani di cassa, condividiamo i piani industriali con le imprese, con gli imprenditori, con gli CFO e con gli advisor, con lo scopo proprio di determinare, dare linee capienti per dare un servizio particolare, speciale alle imprese. Questa è un po' la nostra caratterizzazione. È un factoring che è di nicchia, oggi non è più come dimensione proprio una nicchia, ma è una nicchia che stimiamo che solo sul mercato italiano possa essere all'intorno di circa 40 miliardi di euro. I circa 4 miliardi di euro di turnover nostro dell'anno scorso ovviamente testimoniano il fatto che noi occupiamo di questo enorme mercato circa un 10%. È un mercato che ha delle grandi potenzialità sia in Italia che all'estero, ecco perché dopo un'espansione nazionale, quindi l'apertura tanti anni fa, 20 anni fa a Milano, più recentemente a Roma, abbiamo poi dato avvio al processo di internazionalizzazione e da 1 anno e mezzo abbiamo aperto la sede di Madrid e abbiamo iniziato l'espansione sul mercato spagnolo. Espansione sul mercato spagnolo che sta dando degli ottimi risultati. A seguire abbiamo dato avvio al percorso per aprire a Zurigo, dove abbiamo già identificato sia i nostri colleghi svizzeri che la sede dei nostri uffici e ragionevolmente saremo in grado di iniziare ad operare entro l'estate. Da lì poi il processo di internazionalizzazione proseguirà perché l'intenzione mia è quella poi di sbarcare a seguire in Francia e in Germania per dare una dimensione sempre più europea alla nostra General Finance. Benissimo. Torniamo al factoring. In poche parole semplici, descrivi un contratto di factoring, cioè c'è Guarda, il signor un'impresa Rossi, il sì, signor Rossi ha un'impresa e ha sì, emesso delle fatture, è un sì, creditore di alcune società, sì. però trova difficoltà ad incassare. O Quindi trova difficoltà a smobilizzare, oppure gli crescono improvvisamente le richieste da parte dei clienti, quindi ha una necessità di avere maggior smobilizzo per pagare più fornitori perché il signor Rossi è in un momento di espansione. Quindi il signor Rossi, che ha la Rossi SRL, venderà alla Bianchi SPA, di nuovo alla un'altra Rossi, alla Gialli, eccetera. Avrà tanti clienti da servire. Cosa succede? Dal momento in cui il signor Rossi ha una fattura, attraverso lo strumento del factoring può cedere la fattura a General Finance attraverso la piattaforma informatica e ottenere immediatamente la liquidità. Questo che cosa porta? Porta e soprattutto ottenere la liquidità e la gestione del credito, perché questo è l'elemento che differenzia un normale castelletto bancario, una normale apertura di credito bancaria con cui uno ha un'anticipazione, a una cessione del credito che invece determina che il factor si occupi della gestione del cliente, quindi del debitore ceduto e successivamente dell'incasso. e lì c'è la Quindi grande differenza tra pro soluto e pro solvendo. pro soluto, pro solvendo. Quindi può cedere queste fatture di tutti i clienti, porta a casa la liquidità. Se la copertura è pro solvendo, vuol dire che il rischio rimane in capo all'impresa del signor Rossi, il rischio di mancato pagamento. Se la copertura è pro soluto, vuol dire che General Finance si è assunta il rischio in diretta e quindi il signor Rossi in quel caso avrà incassato 90 dei 100 della fattura e a quel punto lì non avrà più nessun rischio di mancato pagamento perché il rischio viene assunto dal factor. Il signor Rossi si troverà quindi ad avere 90 in cassa, sia in un caso che nell'altro, e avrà la possibilità di anticipare i pagamenti ai fornitori o di poter fare investimenti e quindi di utilizzare il cash flow che ovviamente viene supportato dal flusso regolare degli incassi e soprattutto della liquidità che viene anticipata. Ma la cosa importante è che un factor performante è in grado di ridurre il DSO e di abituare i clienti TSO.
Esattamente, i termini di pagamento. Il signor Rossi che di solito magari al suo cliente che paga un po' in ritardo e che di conseguenza gli fa fare da banca al signor Rossi, se viene gestito da un factor che abbia delle capacità ovviamente spiccate di gestione della cosiddetta collection, cioè la capacità di gestire tutte le chiamate e i messaggi che vanno mandati ai clienti per farli pagare correttamente, ottiene un notevole vantaggio, quindi un minor costo della provvista, perché ovviamente se il cliente paga regolarmente pagherai meno interessi, ma soprattutto viene ad esternalizzare tutta quell'attività complessa e costosa che spesso e volentieri in azienda è difficile da gestire, perché poi in azienda hai le tematiche, del commerciale che magari non si osa, non vuole che il CFO o l'area della finanza solleciti il cliente, no, perdiamo il cliente. Poi magari c'è l'agente che è esterno, che non vuole che si solleciti l'incasso perché lui magari teme poi di perdere la prossima vendita, la provvigione, quindi più viene esternalizzata a un intermediario specialistico e più questa attività diventa virtuosa per tutti i motivi che ti ho appena declinato. Benissimo. Detto ciò, voi non siete una banca. No, noi siamo un intermediario finanziario cosiddetto 106, vigilato da Banca d'Italia e diciamo non abbiamo mai voluto trasformare la nostra attività proprio perché voglio che rimanga una boutique del credito, trasformarla in banca, sia per questione, di costi, organizzativi che per, diciamo, altre questioni, che, squisitamente, regolamentari. L'intermediario finanziario 106 che opera nell'ambito del factoring ha delle peculiarità, diciamo snellezza che diciamo permettono di operare anche in ambienti complessi come quelli che ti ho descritto poc'anzi. Questa caratteristica poi vuol dire non fare raccolta sul privati, ma parlare solo di raccolta, quindi il nostro funding è un funding che deriva soltanto da investitori istituzionali e da grandi gruppi bancari e quindi diciamo non dal mondo del signor Rossi e di conseguenza anche da questo punto di vista abbiamo, strutturato una piattaforma di funding dedicata agli istituzionali veramente molto, molto robusta, che è un'altra caratteristica specifica di chi, come nel nostro caso, non può fare, raccolta, retail. Le caratteristiche fondamentali sono queste che ci differenziano da una banca. Per tutto il resto abbiamo un approccio, che va nei confronti dell'impresa ad analizzare le reali esigenze, le reali, necessità di un'impresa e quando, ove possibile, dove il rischio è un rischio che noi riteniamo percorribile, cerchiamo di dare una risposta grazie anche al fatto che siamo un 106 non bancario e non facciamo parte di nessun gruppo bancario, abbiamo una maggior possibilità di dare un servizio ai clienti perché, arriviamo come il nuovo operatore e quindi non abbiamo tematiche, soprattutto nel mondo della ristrutturazione, come ti puoi immaginare, se la stessa banca che deve ristrutturare il debito fa molta fatica a poter affidare o poter assistere un'impresa per il futuro e quindi noi entriamo invece come il nuovo datore, il nuovo prestatore di servizi e di finanza e di conseguenza entriamo quasi sempre in ambiente totalmente asettico e pulito. Bene, abbiamo parlato all'inizio del vostro grande successo, il prezzo del titolo, l'aumento del fatturato, eccetera. Quali sono, secondo te, i fattori che hanno determinato questo successo? Quali sono le metriche che tu segui per valutarlo e per controllarlo? Ma io credo che, i 38 anni di esperienza del sottoscritto e la lunga storia l'azienda compirà 44 anni a novembre, sia un elemento molto, molto importante. Il fatto che chi vi parla sia l'azionista di riferimento, oltre che l'amministratore delegato, è un altro elemento
qualitativo significativo il fatto di aver lavorato in questa lunga vita per cercare di dare sempre una grande risposta alla clientela, una presenza sul mercato e a favore della clientela H24, ma soprattutto di aver sempre avuto un rapporto di grande chiarezza e trasparenza con tutti. Questo è un elemento, a mio avviso, fondamentale. È un elemento che, per chi mi aveva conosciuto durante il roadshow del 2015, che poi ho ritrovato durante la più recente quotazione, in più di uno, più di un analista mi disse: Gianolli, mi ricordo quando mi diede i numeri nel 2015, oggi quei numeri dopo 6 anni li ha fatti. Credo che questo sia un elemento molto importante. Credo che anche il mercato abbia in questi 4 anni potuto analizzare che abbiamo sempre tempestivamente comunicato tutte le cose positive, tempestivamente comunicato le cose, i potenziali rischi o le cose negative, e abbiamo un governo dell'azienda, grazie al mio team, noi siamo 100 persone, un governo dell'azienda molto 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 attento. Questo credo che sia un elemento fondamentale. L'altro elemento qualitativo, ovviamente non è soltanto l'esperienza, il team, le persone che lavorano con me sono fondamentali, ma l'altro elemento qualitativo fondamentale è la piattaforma informatica. Noi siamo gli unici sul mercato ad aver lavorato per 40 anni, e poi ovviamente riscritta 4 volte, nella creazione di una piattaforma esclusivamente di nostra proprietà. Questo ci ha permesso la creazione di un immenso data lake, di poter, pensa quanti milioni di dati e di informazioni abbiamo all'interno del nostro data lake, e attraverso gli strumenti di business intelligence abbiamo la possibilità di estrarre i dati in 1 milione di modi diversi, con una rapidità straordinaria. Questa rapidità è quella che ci permette anche poi di fornire tutte le informazioni rapidissimamente alla nostra clientela, all'interno della nostra azienda, di condividere tutte le informazioni sullo stato di salute di General Finance e dei nostri clienti, e di essere estremamente rapidi anche nel sanare quando ci sono situazioni da sanare, perché siamo estremamente informati. L'altro elemento fondamentale è la trasversalità. Sono entrati 5 manager nuovi negli ultimi mesi, e l'elemento qualitativo che hanno riscontrato è proprio quello della trasversalità, della trasparenza e della mia volontà di mantenere un clima familiare, un clima di grande qualità dei rapporti umani e del valore delle persone. Questo credo che anche in un'azienda che cresce come la nostra, cresce come numero di risorse, ma la mia presenza è diuturna, e quello che voglio continuare a dire ai miei colleghi è quello che tutti insieme dobbiamo vigilare sulla qualità dei rapporti umani e del rispetto delle persone che lavorano con noi. Questo si traduce poi in qualche cosa che ti viene riconosciuto dal mercato, che ti viene riconosciuto da chiunque ti incontra, e questo ti apre tantissime porte, tantissime opportunità di lavoro. Ci sono momenti in cui c'è bisogno di tempo per respirare, tenere il polso del business, ritrovare il ritmo, per rimettersi in movimento senza perdere la propria essenza. General Finance opera lì, dove serve riprendere il controllo e l'energia per dare continuità a ciò che vale. Dove il credito diventa uno strumento strategico per sostenere, stabilizzare e innovare, per creare lo spazio necessario affinché l'equilibrio in azienda si rafforzi. È qui che il factoring diventa vitale, perché il valore venga rimesso in circolo. Da oltre 40 anni affianchiamo le imprese con la concretezza e la professionalità che derivano dalla nostra storia, per costruire soluzioni mirate e agire tempestivamente. Attiviamo le più alte competenze e coordiniamo professionalità uniche per creare equipe specializzate, pronte a intervenire in base allo stato e agli obiettivi di ogni impresa. Team dedicati a chi vuole rafforzarsi e crescere, e team che sanno intervenire e guidare percorsi di risanamento. Così ogni impresa trova il supporto più adeguato e il massimo dell'impegno per trasformare il futuro in nuove opportunità.
certo. Hai parlato del sistema informatico che immagino, tu mi confermerai, è in continua evoluzione. Negli ultimi anni questa evoluzione ha l'etichetta Artificial Intelligence. Cosa state facendo in quell'ambito? Guarda, tantissime cose, abbiamo sfruttato come sempre. Io poi la mia curiosità informatica risale agli anni '80, quando collegai i primi clienti con la borchia ISDN, attingendo i dati, quindi in modo pionieristico, nel senso che per me tutto ciò che è innovazione, tutto ciò che è diciamo che permette di facilitare il lavoro umano e di supportare il lavoro umano, di ridurre gli errori, è sempre stato un elemento caratterizzante la mia lunga carriera imprenditoriale. L'intelligenza artificiale ci sta già supportando in tantissime aree, supportando, ci tengo a sottolineare che è un altro elemento importante. Io credo che l'uomo e le nostre capacità umane e mentali devono essere supportate, non sostituite, e abbiamo già, attraverso la piattaforma di Microsoft, utilizziamo già sistemi di gestione delle mail, di bozze di proposta di risposta delle mail, di verifica dei thread di corrispondenza e quindi creazione di modelli che ci permettono una grande velocità e una grande capacità di gestione delle informazioni e di rapidità delle risposte ai colleghi e ai clienti, e soprattutto un grande supporto nella riduzione del lavoro umano, perché viene prodotto molto del nostro lavoro oggi viene prodotto come base di lavoro dall'intelligenza artificiale. Lo utilizziamo nella gestione delle chiamate, nella gestione del centralino, nella gestione delle procedure che un intermediario finanziario deve continuamente aggiornare, che è un altro elemento estremamente importante. E un altro elemento fondamentale su cui l'intelligenza artificiale ha portato un vantaggio enorme è la creazione dei tutti i manuali del codice dei sistemi informativi. Un tempo il manuale doveva essere scritto da colui che aveva scritto il codice, quindi un lavoro immane, spesso non aggiornato, spesso aggiornato a pezzi, e ovviamente quasi il doppio del lavoro da fare. Oggi l'intelligenza artificiale ti permette di avere i manuali perfetti prelevati direttamente dal codice. Questo vuol dire avere una capacità di sviluppo che si è quasi raddoppiata, semplicemente perché lo sviluppatore non deve più pensare poi alla produzione del manuale. Altro elemento importante nella nuova area che ho affidato pochi giorni fa a un nuovo collega, a Fabrizio Negri, che arriva da Cerved, nella nuova area di digital factoring, e l'intelligenza artificiale ci aiuterà a matchare i dati che ci arrivano diciamo da tutte le fonti informative succedenti, e a deliberare in modalità semi-automatica o addirittura automatica i fidi sui debitori ceduti, in base a tutta una serie di algoritmi che anche qua hanno sono nati dall'88 ad oggi, quindi abbiamo una base di capacità di intelligenza umana che oggi può essere Certo, trasferita attraverso l'intelligenza artificiale. intelligenza umana che informa il sistema artificiale e Esatto, che per quel motivo diventa più efficace perché può fare le cose come le fa il sistema artificiale 24 ore su 24. È esatto. interessante perché alla fine ehm, si tratta di valutare il credito con una serie di parametri, per cui in teoria l'intelligenza artificiale è molto adatta a farlo se ha Mol- gli input giusti. e soprattutto se conosce le regole del gioco. Ma Quello le regole le definisci tu, sei tu che esatto, esatto. dici a Claude quali sono le regole da applicare e lui le applica molto più efficacemente di quello che potrebbe fare un esercito Non di... c'è dubbio. eh? E il fatto di poter implementare, dare informazioni su come riduci molto l'errore umano, no? E Ecco, esatto, soprattutto poi
riduci, cioè, sollevi anche buona parte del lavoro umano sul monitoraggio, perché è Certo. molto più facile dire, all'intelligenza artificiale: "Ogni 30 giorni fammi il monitoraggio." Quella lo fa ogni 30 giorni. Un uomo si può trovare nella condizione di non star bene, di avere un'urgenza, di avere un accavallamento di lavoro e quindi non essere in grado di fare attivare quel tipo di processo con lo stesso metodo scientifico che può essere applicato attraverso l'utilizzo intelligente dell'intelligenza artificiale. Perché ci son tu hai parlato di errori, ci sono 2 tipi di errori. Uno è quello che si chiama false positive, cioè tu pensi che il cliente abbia un credito, un buon credito, invece non lo ha. Quello è il false positive. Però c'è anche il false negative, tu pensi che lui non lo abbia, invece ce l'ha. Certo, E penso certo. che siano 2 errori simili da evitare, cioè perché uno pensa più, secondo me, correggimi se sbaglio, al primo che al secondo, ma in realtà è importante valutarli entrambi, no? Senza dubbio. E poi la capacità di processare, questo è un altro elemento, sempre nell'ambito di un modello, di capacità di processare sempre gli stessi dati con uno stesso modello e darti un output che è ben codificato. Questo aiuta molto e solleva dell'attività umana che altrimenti dovrebbe collezionare tutta una serie di informazioni e poi sintetizzarle. In questo modo abbiamo già la sintesi delle informazioni che ho deciso di inserire nel processo e di conseguenza mi facilita molto il compito e mi velocizza il processo, perché poi per chi fa credito alle imprese è fondamentale che ci sia una grande capacità di risposta e una grande velocità di risposta. L'azienda tutti i mesi deve versare l'IVA, deve pagare gli stipendi, ha tutta una serie di impegni, deve pagare i fornitori, deve pagare le rate. Il factor, cioè l'azienda che fornisce credito, deve entrare nel merito dello scadenziere, del cash flow, per garantire che questi flussi avvengano in modo coerente con le esigenze dell'azienda. Un ritardo del factor, una delibera lunghissima, una risposta che non arriva, può mettere in difficoltà un'impresa. Quindi ecco perché la nostra sfida è crescere, ma continuare a sviluppare tutti i sistemi per essere sempre più efficienti. La crescita non deve andare a discapito dell'efficienza interna organizzativa. Questo lo devono fare tutti i miei colleghi, lo devono fare chi sviluppa al nostro interno le piattaforme e i sistemi, e bisogna tutti essere coerenti con questo progetto, che è quello di essere velocissimi nel processare l'informazione e di dar risposte. Le risposte non devono essere tutte positive o tutte negative, le risposte devono essere coerenti e devono essere rapide. Così l'imprenditore una volta che ha una risposta, facciamo l'operazione, non facciamo l'operazione, è libero di rivolgersi ad altri operatori o trovare altre soluzioni. Quando l'intermediario finanziario o la banca non dà risposta, crea un grosso danno Incertezza. alle imprese. Certo. Massimo, abbiamo parlato del grande successo della società, 4 volte, tutto 4 volte. Cosa succede nei prossimi 4 anni? Voi siete quello che i value investors chiamano un compounder, cioè se si guarda il grafico del titolo è proprio il titolo ideale che, malgrado qualche oscillazione, se lo guardi nel lungo termine, è una linea dritta verso il futuro. Ehm, Cosa che succede in tante belle società che continuano a crescere per anni e anni e anni. Come la vedi tu? Quali sono le sfide dei prossimi 4 anni? Voi siete passati da 90 milioni di market capitalization a 350. C'è un limite a questa crescita? Come la vedi? No. Non esiste limite alla crescita, esistono i limiti che sono determinati da una crescita sana. Quindi io credo, chi ti parla è il principale azionista, che sia fondamentale avere grandi ambizioni come noi abbiamo, ma sia fondamentale
governare la crescita nel modo più sano e da padre di famiglia come deve essere. La crescita, come ti dicevo, avverrà prevalentemente sul territorio nazionale perché oggi i dati del 2025 il 98% del mercato era il mercato italiano. D'altro canto noi però abbiamo un 30% del nostro outstanding che è già in tutti i paesi del mondo, nel senso che noi, gestendo anche tutta la parte export dei nostri clienti, negli anni ci siamo allenati per governare gli incassi e i pagamenti in tutti i paesi del mondo. Questa è stata una grandissima scuola che è partita nel 2006. Abbiamo poi aperto in Spagna, quindi la Spagna sono certo che sarà diciamo, un elemento che ci darà grandi soddisfazioni nell'ambito della crescita. La Svizzera, anche per motivi di vicinanza e di dimensione, io la vedo come una ulteriore regione italiana, perché dalla sede di Milano si fa molto prima andare in Svizzera che andare alla nostra sede di Roma, quindi voglio dire è importantissimo. Il centro-sud con la sede di Roma lo stiamo sviluppando molto, e poi l'idea è quella nei prossimi 4 anni di dare una dimensione europea. Sicuramente passeremo anche da potenziali, nel caso ci fossero acquisizioni, operazioni di M&A che noi abbiamo finora scartato, ma siamo sempre pronti ad analizzare ove ci fossero le opportunità. Partnership, joint venture, soprattutto anche nell'ambito dell'espansione internazionale europea. È chiaro che anche incontrare qualche altro partner finanziario, qualche altro soggetto, fondo o banca che abbia voglia di investire con noi in un progetto di internazionalizzazione, ovviamente favorirebbe la velocità di crescita. Ecco, Quindi parliamo io un attimo credo, di questo. Quali sono i sì. vostri peers in Europa, in Francia, in Germania, in al- UK? Quali sono? Allora, Massimo, nella realtà, in Italia noi ci siamo sempre confrontati con BFF, con i limiti, diciamo che non c'è più, con Banca Ifis, con un altro diciamo peer simile ma completamente diverso nel modello di business, è stata Banca Progetto. Diciamo c'è stato un po' un terremoto nella nostra Sì. nella nostra area, nel nostro mondo. Oggi non esiste a livello europeo un soggetto che sia assimilabile a General Finance. Questo è un elemento distintivo che ci caratterizza in modo molto particolare. Nella realtà i soggetti che ti ho nominato sono soggetti finanziari, bancari, che stanno svolgendo attività di factoring, ma nella realtà è un'attività di factoring più standard, più tradizionale, o addirittura legata alla pubblica amministrazione Amministrazione. o altri settori da cui noi siamo totalmente fuori. Quindi oggi, anche da ricerche effettuate nei vari paesi, non ci sono dei soggetti diciamo che Ma, possono essere equiparati a General ma quindi Finance. chi fa factoring in Francia o in UK? Quasi tutte sono società di emanazione bancaria, e poi ci sono maggiori strumenti di debito derivanti dal mercato, che più sviluppato rispetto a quello italiano, che è molto più legato rispetto ad altri mercati al classico credito bancario. Bancario. D'altro canto, in Europa la differenza è sostanziale rispetto all'America, dove il sistema bancario è girato al contrario, cioè nel senso che l'Europa dipende molto dal credito bancario, e quindi del credito della banca direttamente o dal credito della società di factoring della banca. Questo sicuramente per noi è una grande opportunità, perché il sistema bancario si sta orientando verso settori a minor rischio, a minor impegno di capitale, a minor gestione, perché gestire un'impresa è un'attività molto complessa, perché ovviamente l'impresa ha necessità quotidiane, l'impresa ha la necessità di continuare ad essere letta, bisogna guardare i numeri, bisogna guardare il piano industriale, bisogna controllare i bilanci, bisogna gli indicatori, mentre il sistema bancario complessivamente europeo, se diciamo osservi i dati, si sta restringendo, diciamo, la disponibilità nell'affidare l'impresa, soprattutto la PMI debole,
che è il nostro grande mare all'interno del quale ci muoviamo. Quindi questa situazione tipica del mercato europeo sicuramente è una buona opportunità. Ma se guardi anche la dimensione dei mercati del factoring dei paesi che ti ho citato, tolto la Svizzera, che è la più piccola, ma una volta che tu metti insieme Italia, Spagna, Francia e Germania, hai la quasi totalità del mercato del factoring europeo. Teniamo conto che in Italia si parla di 300 miliardi di euro di turnover, in Spagna di 250 miliardi di euro e la Francia è sempre al di sopra dei numeri dell'Italia. Quindi voglio dire, c'è un enorme mare di società che sono già affidate e gestite da società di factoring. Ricordiamoci che però noi andiamo a inserirci accanto a queste società di factoring e a queste banche, quindi non solo non andiamo a dar fastidio, ma lavoriamo in joint venture, in collaborazione, perché noi amiamo operare dove questi istituti da dove non operano più loro. Certo. Massimo, siamo in chiusura, è sempre un gran piacere ascoltarti, potremmo parlare per ore, ma dobbiamo chiudere. Chiudiamo con una domanda che faccio spesso. Dimmi una persona, un personaggio, un imprenditore a cui ti ispiri, ti sei ispirato. Ma guarda, io mi son sempre, ispirato e ho sempre amato la figura di Steve Jobs. M'è sempre piaciuto osservare la sua capacità, volontà di andare controcorrente, di prendere vie, completamente diverse, addirittura che all'inizio poteva sembrare un fallimento certo, e quindi il fatto di aver creduto fermamente nella capacità, nella volontà di rivoluzionare qualche cosa, ma soprattutto di seguire vie diverse. Poi anche nell'approccio al valore dell'impresa, al valore del brand. Io nessuna mia azienda si chiama Massimo Gianolli, le mie aziende sono le aziende del mercato, sono aziende dei miei azionisti, sono aziende dei miei colleghi e non voglio Scusa, faccio notazione sì, un po' umoristica, che avrà una spiegazione. Tu dici, noi siamo un business di nicchia, sì. giustamente, però il tuo nome è General Finance, che più generale di così non si può. Ma vedi, nasce le radici, come prima ti ho diciamo, introdotto. All'inizio noi facevamo leasing, prestito al Infatti, consumo, prestiti alle imprese chirograffari, factoring, di eccetera. Quindi tutto. quando io ho dovuto dare il nome, poi nella vita io sono, dell'idea che sia meglio fare una cosa fatta da Dio al posto che 4 fatte così così. Quindi ho continuato a selezionare, nonostante questo nome che, come dici, abbraccia l'intero scibile della finanza planetaria, nella realtà poi io amo la verticalità e amo Certo. l'alta specializzazione. Il risultato finale è che siamo diventati uno specialista estremo, e son ben felice di essere uno specialista estremo, perché perlomeno mi devo occupare di un business che conosco molto bene e che ho messo a punto in una vita di lavoro. Come Steve Jobs. Sì, credo che Esatto. sia anche questo un esatto paragone anche da questo punto di vista. Bene, grazie Massimo, è stato molto interessante ascoltarti. Grazie Massimo, grazie per questo invito, mi ha fatto veramente molto piacere.